Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché volevo realizzare con voi questo orecchino. Non ha ancora un nome, adoro di questo orecchino i colori delle piattine che ho utilizzato e poi ovviamente l'utilizzo delle pietre. Questo orecchino in realtà ve l'ho mostrato già in un video creazioni precedente. E queste erano le due colorazioni. Anche qui avevo utilizzato delle pietre, ne stavo realizzando un'altra versione ed ho deciso di accendere la camera anche per farvi un po' di compagnia e dimostrarvi come l'ho realizzato. In realtà l'orecchino è un orecchino molto semplice, ci vogliono veramente pochi materiali direi che è d'effetto. E poi la cosa divertente è che comunque si può giocare realizzando il modulino centrale con ovviamente il pendente sotto agganciato alla solina oppure mettendo il gancio come in questo caso attaccato alla solina, quindi due praticamente versioni leggermente diverse, quindi con asolina su oppure asolina in alto, quindi e poi vedete le tre varianti. Qui ho agganciato in un modo, qui in un altro e qui addirittura ho messo la goccia sotto sopra per creare un, tra virgolette, un design leggermente diverso. Passatemi il termine design perché in realtà questi sono orecchini a sutace veramente facili per, insomma, per principianti, perché penso che sul canale chi guarda questa tipologia di video è proprio per buttarsi e cimentarsi a fare qualcosa da solo e forse reperire delle pietre di questo genere, goccina e pietra piatta per realizzare qualcosa a soutache è una cosa abbastanza facile e possibile per tutte quante. Quindi ecco lo scopo. Basta andare dai pakistani anche da qualche negozietto di zona nei mercatini e si trova sicuramente una pietra piatta, forata, come in questo caso, come in tutti gli altri casi, e una goccina oppure un sassolino. In questo caso in realtà è un sassolino, anche questa pietra è un onice e questo è un citrino, però diciamo che si può scegliere la tipologia e la qualità della pietra in base anche alle proprie tasche. Queste pietre nel mio caso mi sono state regalate da Tania Trovato, la trovate anche qui su YouTube, io vi metto giù il link del suo canale, Carina Gioielli, se volete andarla a vedere. Queste me le ha inviate un paio di anni fa e io oggi, come vedi Tania, utilizzo tutto, ho deciso di realizzare questi orecchini. Allora, partiamo subito da il modulino è semplice, non ho inventato nulla di che se non l'idea di mettere un elemento metallico all'interno della solina per potermi congiungere, quindi non è nessun design particolare, ma comunque volevo condividere con voi questo piccolo, tra virgolette, progettino. Allora, cosa ci serviranno? Ci serviranno due piattine di soutache da 18-19 centimetri, dipende anche dalla dimensione dell'elemento centrale. Io in questo caso vi dico che è 14, come anche negli altri due. Forse questo era da 15, ma in tutti e due i casi ho utilizzato coin, diciamo delle pietre piatte da 14 e volendo ragazze potete anche utilizzare le coin beds proprio, cioè se non avete delle pietre sono piatte, hanno il foro passante e vanno benissimo. Quindi prima cosa vi serviranno due pezzi di piattina da 18 mm, 18 cm scusate, per ogni orecchino. Vi servirà una pietra da 14, una goccia per il pendente, ovviamente filo ed ago. Io uso il Miyuki di questo colore per la piattina esterna e vi servirà ovviamente l'elemento da inserire nella solina, questo è un distanziatore e vi serviranno ovviamente degli anellini, vi servirà una perlina e qualche perlina per insomma fare il vostro elemento decorativo sottostante. Ops. Poi vi servirà ovviamente un pernetto, una monachella. Come vedete io ho usato qui sempre uno tondo e qui invece ho utilizzato una monachella. Sta veramente a voi, diciamo che anche con un modulino così semplice, giocando con i colori e con le pietre, secondo me si va a bomba, nel senso che è carino anche da regalare alle amiche o per se stesse, ve li fate per i jeans, per i vostri outfit, va bene, sto parlando come sempre troppo. Dicevo, cosa ci serve oltre ovviamente all'ago, il filo, le piattine e quant'altro? Ci servirà della colla, un pezzettino di beading foundation. Io lo utilizzo perché vi agevola nell'appoggiare
le piattine e nella cucitura. Quindi ovviamente io adesso lo ritaglio per bene, probabilmente proseguirò con degli scatti fotografici e ve lo spiegherò perché veramente è super super facile e semplice. Quindi vi serviranno poi delle forbicine e poi ovviamente per il retro è sempre lo stesso discorso, non ve lo mostrerò nel video perché mi sembra aia. Ovviamente è una cosa abbastanza scontata, vi servirà il pezzettino di Ultra Suede da mettere sul retro, io qua devo ancora rifinirlo bene e mettere il tag, però vi servirà anche un pezzettino di Ultra Suede per terminare gli orecchini. E dettaglio, quando andrete a fare il retro, ovviamente qui dovete lasciare un piccolo lembo al di fuori del vostro cerchio che andrà a coprire il taglio, che vi mostro ovviamente qui. Ok, quindi il lembo di tessuto dovrà ricoprire anche questa piccola parte. Quindi poi ovviamente per quanto dovrà sporgere il vostro elemento, qui l'ho fatto meno marcato, vedete che è più rientrante, e qui invece ho deciso proprio di farlo più lungo. Mi piaceva così per richiamare insomma la goccia sottostante. Questo lo deciderete voi. Quindi prima cosa da fare, ago filo, prendete le vostre piattine, piegatele a metà e ovviamente se nel primo orecchino dovete sempre fare caso, girate in un senso, nell'orecchino che deve essere speculare dovrete girare nell'altro senso. Quindi prima cosa, prendete le piattine, dividetele a metà e poi infilate all'interno l'elemento e poi semplicemente comincerete a cucire. Da qui in poi vi mostrerò gli scatti fotografici. È veramente semplice, una volta che avrete messo l'elemento, l'anellino qui, dovrete lasciare un pezzetto ovviamente aperto e dovrete cominciare semplicemente a cucire le piattine tutte quante insieme, ok? Dopodiché poi una volta cucite le andrete ad adagiare. Ovviamente c'è anche il tutorial degli orecchini poema, guardate io ve lo sto mostrando così senza cucire, ma questo è quello che dovrete andare a fare. Quindi semplicemente questo. Dopodiché decoro su e decoro giù. Vi portate sul retro dopo aver ovviamente cucito tutte le piattine insieme, tenendo ovviamente morbido senza fare curvature, e dopodiché andate a cucire la parte superiore anche alla parte sottostante. Quindi veramente è super facile ed alla portata di tutti, però giocando con i colori delle piattine e delle pietre vedrete che vi piacerà realizzarle perché sono veloci e secondo me possono essere sia eleganti come in questo caso molto eleganti, possono essere romantici e in questo caso possono essere anche, come dire, più frizzanti e dinamici. Quindi sta tutto dai colori che abbinerete e da quello che farete. Cos'altro dirvi? Ovviamente, una volta che avete incollato la vostra pietra con la colla alla vostra beading foundation, che è la base di cucitura, andate a cucire proprio la pietra. Io non l'ho ancora fatto, vedete ci sono i fori passanti, quindi andate a cucire, dopodiché andate a tagliare un poco, ovviamente a smussare il nostro quadratino, perché così ci agevola la cucitura quando andremo a cucire le piattine. Quindi basterà veramente un piccolo lembo, così, vedete? E poi andrete a cucire tutto quanto intorno, quindi veramente molto semplice. Se avete difficoltà ovviamente andate a vedere anche il tutorial poema. Ecco la fotografia, come vedete parto dalla piattina al centro, faccio un nodino e poi comincio a cucire la mia asolina. Prendo ovviamente la base così per valutare la curvatura e comincio a cucire. Come vedete valuto anche il verso. Se vi fa comodo, potete anche tenere la pietra tra le mani e cucire le 4 piattine insieme tenendo la pietra vicino, in modo che vi possa essere più facile seguire la curvatura della pietra. Quindi tenete la pietra in questo modo e le piattine poi cucite piano piano e l'adagiate vicino per vedere, insomma, se la curvatura viene fatta in maniera corretta. Io sinceramente cucio tutte le piattine insieme in questo modo e poi vado a cucire sulla base e passo anche attraverso la pietra. Ovviamente potreste anche cucire 2 piattine per volta o cucire la prima alla base e poi cucire le altre
a seguire o addirittura insomma incollarle. Io vi dico il mio metodo, che è quello proprio di prendere come riferimento la curvatura della pietra e le cucio tutte e 4 insieme. Poi ovviamente starà alla vostra manualità, l'importante insomma è che poi la cucitura, la curvatura delle piattine non presenti difetti. Cerco di mostrarvi cosa intendo dire. Allora, praticamente vedete, io sono staccata completamente, però tengo le mie piattine, vedete, così poggio e poi semplicemente vado, le tengo unite, ok? Appiattisco sia in questo modo e le, come dire, le accarezzo per dargli una, insomma, la forma desiderata. Dopodiché tengo e vado a fare il mio punto di cucitura, ok? Lo tengo veramente come riferimento. Ovviamente col telefonino davanti è sempre più complicato mostrarvi i passaggi, però questo è quello che intendo. Ovviamente in questo frangente io potrei anche fare un'altra opzione. Vedete adesso ridiscendo, mi raccomando sempre dall'esterno puntini piccoli e all'interno vi spostate con punti più larghi. Io in questo momento potrei anche andare, ok, io in questo momento potrei anche scendere giù nella mia base e cucire contemporaneamente. Però io preferisco però fare in questo modo, cioè prendere come riferimento la bombatura della, insomma, della mia pietra e poi vado a cucire. Va bene, adesso proseguo, quindi in questo modo potreste anche andare all'interno della base e cucire, però io sinceramente preferisco e trovo più comodo fare in questo modo, cioè ogni tanto stacco, poi riprendo le piattine tra le mani, poi mi sposto di qualche punto. Spero veramente che si riesca a capire un pochino quello che sto facendo. Vedete, spunto sempre tra le piattine e do un puntino più grande dall'interno. Vado un pochino avanti, riprendo la mia pietra e procedo fino ovviamente alla fine. Do nuovamente un puntino piccino. Se poi volete passare e cucire anche la base, potete farlo. Io preferisco fare tutto prima e poi dopo cucire alla base, quindi proseguite fino alla fine. Ovviamente se avete piattine di dimensioni diverse, queste non hanno lo stesso spessore, state sempre attente, insomma, che vengano allineate abbastanza bene sulla, insomma, sul davanti. E una volta che avete concluso tutto quanto il vostro modulino, ok, andate ad adagiare al di sopra ovviamente della vostra pietra dove c'è la nostra base sotto e adesso semplicemente cominciate a fissare. Osservate ovviamente l'altro orecchino per regolarvi più o meno di quanto lasciare, ok? Comunque cominciate a cucire dalla parte ovviamente dietro perché la parte con ovviamente la solina dovrà essere sovrapposta all'altra, quindi mettetevi in questo modo e lavorate sul retro. Spero che si riesca a vedere qualcosa, me lo auguro. Quindi vado così, vi faccio vedere giusto qualche piccolo passaggio, quindi vado sempre puntini piccoli e vedete spunto, ok, dicevo spunto sul retro, dopodiché vado un pochino in avanti, vado nella mia base e posiziono l'ago un po' in trasversale, ok, in obliquo e vado ad individuare le altre piattine. Quindi faccio questa operazione in questo modo e vado attraverso sia le piattine che attraverso la beading foundation, quindi cucio ed adatto. Ovviamente io adesso non sto proprio girando il lavoro, ma voi ovviamente andate a girare e a vedere anche il davanti, quello che sta succedendo. Io non lo faccio per non confondervi, però voi dovete fare questa operazione così, ok? Ora giro il davanti, ok? Quindi vedete, ho cucito questi punti, quindi proseguo adagio, ok?
e vado, forse così si vede meglio, ok, in questo modo individuo sempre le mie belle piattine e proseguo in questo modo. Rivado nuovamente da un piccolo puntino e cucio. Ovviamente se volete mettere anche un puntino di colla qui un pochino per stare più tranquilli e aiutarvi, insomma potete farlo. Dipende un po' da voi, dalla vostra mano e da come vi va. Io ormai non dico niente più su utilizzo delle colle, non colle. Io cerco di condividere quello che faccio io e insomma il metodo che ho io con cui mi trovo bene. Ovviamente adesso sto procedendo di fretta, individuate voi mentre state cucendo anche i due fori della pietra per cucire poi fori e piattine. Ok? Quindi io proseguo e cucio tutto quanto. Allora, arrivate poi a questo punto, vedete, ho cucito tutto quanto il contorno. Adesso dovete andare semplicemente a fissare bene questa parte dovete andare a fissare bene e dopodiché dovete andare ad osservare l'altro orecchino per insomma farlo simile. Ovviamente questa parte a me è ancora libera, però io andrò a fissare qui e poi andrò a fissare anche qui, questo punto, ok? Mi regolerò e ovviamente passerò cucendo sia in questo modo, quindi come facciamo sempre, aspettatemi, sia in questo modo, ok? Quindi vado e prendo tutte le mie piattine, ok? Prendo tutte quante le mie piattine e le cucio insieme o sormontando in questo modo oppure passandoci attraverso. Dopodiché per comodità taglio un po' quelle in eccesso, non le taglio subito cortissime per evitare che si sfilaccino, ok? Quindi taglio questa, dopodiché ovviamente vado a fissare anche questa parte e come faccio? Semplicemente vado a spingere ancora un pochino qui ok, vado a fissare anche in questo modo attraverso ovviamente le piattine, quindi in trasversale, cioè in questo modo. Trovo ovviamente il punto più adatto e vado a sovrapporre i miei elementi per fissare quindi la parte di dietro sul davanti. Ok? Quindi trovate voi la posizione migliore per fare questa operazione. Io vado a dare ancora qualche puntino qui dietro perché voglio che insomma aderisca bene e dopodiché passerò semplicemente qui sul davanti, taglio tutto questo eccesso e vado a fissare la parte di dietro, la parte di sotto con quella di sopra. Spero di essere stata chiara, ma veramente è semplicissimo, è più facile a dire che a fare, quindi procedete e fissate tutto quanto per bene. Vi mostro in questo modo andate ad unire il retro in avanti, quindi andate con l'ago. Cerco di mostrarvi insomma qualche passaggio in più proprio per farvi vedere nel dettaglio, ok? E quindi in questo modo andiamo a fissare la parte nostra davanti con la parte sul retro, quindi in questo modo, quindi in questo punto andiamo anche dopo da quest'altro lato, non so se si riesce a vedere, ok, sì, quindi in questo modo ovviamente io ve lo mostro molto veloce, voi fate qualche passaggio ovviamente di più, dopodiché tagliate, ecco è uscito, tagliate tutti quanti questi fili in eccesso e mettete una puntina di colla. Quindi tagliate e poi subito andate con la colla perché ovviamente non vogliamo assolutamente che le nostre piattine sfilaccino, anche se in realtà queste sono poste dietro e quindi diciamo che non danno grossi problemi.
ok? Io andrò a dare ancora qualche puntino per fissare meglio e vado ancora a tagliare un pochino qui i miei. Dopodiché, quando avrete veramente fissato tutto per benino e messo anche un pochino di colla, qui dietro, avrete fissato, tagliato e fatto tutto per benino, non vi resta che andare a reperire la vostra goccina. Io ho messo qui una perlina da 4, una goccina, un 80 e una 15, quindi andate da dietro, prendete un filo nuovo, fate il nodino, ridiscendete, inserite, poi saltate ovviamente la 15,0, entrate nella 8 e risalite. Fate questo passaggio 2-3 volte, dopodiché semplicemente 2 anellini e fissate il perno che avrete scelto e il gioco è fatto. Poi con un pezzettino di Ultra Sweet vi andrete a fare il retro, come abbiamo fatto già nelle altre occasioni che già avete visto. Come vedete ho posizionato già le perline che dovrò andare a cucire, quindi fate lo stesso. Ovviamente osservate bene la simmetria, quindi allineatevi perpendicolarmente a dove c'è, diciamo, la nostra solina, così dovrete uscire col l'ago tra le piattine. Ovviamente, dopo aver cucito ed essere ripassate più e più volte all'interno della goccia, almeno 3 volte, fate un nodino, un paio di nodini e chiudete il lavoro. Dopodiché andiamo a prendere i nostri anellini, il nostro perno e delle pinze ed andiamo a fissare ovviamente questa parte al di sopra del nostro elemento metallico. E così direi che poi abbiamo concluso. Oltre ovviamente il retro, che è sempre una cosa a parte che non vedete. E con questo ragazze vi saluto, il nostro tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando commentate e supportatemi ragazze con un like perché per me è veramente importante per il canale avere il vostro supporto, vi ringrazio sempre per l'appoggio che mi date e vi aspetto al prossimo video in cui faremo il tutorial di questi orecchini, quindi tratteremo di nuovo le perline. E quindi niente ragazze, vi abbraccio tutte e come sempre buona creatività. Ciao!